Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Come si può intuire dal mio cappello, video speciale di Natale. Questo è il primo dei video, della serie di video che ho pensato per il menù di Natale, della vigilia o del pranzo di Natale stesso. Oggi faremo un antipasto bellissimo, spettacolare da mettere in tavola ed esserne orgogliosi. Faremo un panettone gastronomico farcito a strati. Guardatelo fino in fondo perché prima c'è la preparazione del panettone e poi ci sono le varie farciture che ho pensato di fare. Vi ricordo di iscrivervi al canale qualora non l'aveste già fatto, di mettere like al video, di scrivermi i commenti e di farmi pubblicità se ne avete voglia. Come sempre, pinza e andiamo a cucinare. Ed eccoci allora alla preparazione del panettone gastronomico. Servono un bel po' di ingredienti e qualche attrezzo, diciamo così, per poterlo lavorare in maniera ottimale. La planetaria sicuramente aiuta perché specialmente all'inizio ci vorranno 5-8 minuti in cui deve proprio girare, se no tocca stare lì a farlo a mano e diventa abbastanza complicato. Comunque passiamo agli ingredienti. Qui ho mezzo chilo di farina, metà farina zero, metà farina di Manitoba, 250 ml di latte, 15-20 grammi di lievito di birra, burro, 3 uova, zucchero, sale. Servirà ovviamente questo qui che è il pirottone da panettone, questo è quello da 1 chilo, ok? Che servirà poi dopo per la cottura. Passiamo subito alla preparazione. Allora, per non aggiungere acqua, il lievito comunque va fatto un attimino sciogliere e ci si mette lo zucchero insieme, che vedrete farà una reazione tale da cominciare a farlo sciogliere. Allora, di zucchero ne servono circa 40 grammi, quindi diciamo così se ne mette una trentina dei 40 totali insieme al lievito, ok? E lo lasciamo un attimino agire. Nel frattempo passiamo alle farine. Questo non è un dolce, però come un dolce va trattato, quindi io per sicurezza le farine le setaccio. Tanto è un'operazione da 1 minuto, però secondo me ci potrebbe aiutare nel risultato finale. Ok, allora la farina è stata setacciata. Adesso si passa a far sciogliere per bene il lievito. Vedrete proprio la reazione che dopo pochissimi minuti lo zucchero inizierà a far sciogliere il lievito. Ovviamente ci aiutiamo un attimo con una forchetta. Ok, a questo punto ci aggiungo gli altri 10 grammi di zucchero che non abbiamo messo prima e lo facciamo proprio liquefare. Vedete? Adesso è liquido, ok, non ne abbiamo aggiunto altri liquidi. Benissimo, allora questo qui si aggiunge alla farina, o meglio al mix di farine. Ok, ripulisco appena con un gocciolino di latte, poi ci si aggiunge il latte e le uova, 3 tuorli, abbiamo detto. Comunque dopo vi scrivo tutto sotto, sotto ci metto la ricetta con tutte le dosi e tutto come sempre. A questo punto si mette nell'impastatrice. Io ho già preparato il gancio, perché all'incontrario non mi riesce mai. Ok, adesso azioniamo l'impastatrice. Ci vorranno almeno 5-6 minuti a velocità medio-alta. Comunque sia, si deve totalmente staccare dalle pareti. Ora comunque faccio la ripresa dall'alto, semmai con la videocamerina. Quando si stacca tutto terminiamo di lavorarlo perché il burro andrà aggiunto poco per volta, strada facendo, ma prima si deve amalgamare, deve diventare un impasto. Ok, a questo punto si chiude per evitare che la farina schizzi e lo aziono. Ci vediamo tra qualche minuto. Ok, allora ha girato per 5 minuti, questo arriva a 7, io l'ho messo a 4 di velocità.
Adesso l'impasto è tutto completamente staccato dal bordo, vedete, rimane proprio attaccato al gancio. Ok, a questo punto ci si mette un po' di burro. Il burro va messo un po' alla volta perché lo deve inglobare piano piano. Questi sono 80 grammi totali, diciamo si fa in 2-3 volte almeno. Azioniamo un'altra volta il gancio, quando vediamo sparire il burro aggiungiamo l'altro burro fino ad esaurimento. Finito il burro mettiamo 10-15 grammi di sale, portiamo insomma tutto, che sia tutto ben amalgamato, e poi dopo comunque lo vediamo cosa sta facendo. Intanto reaziono questa. Allora, ho aggiunto tutto il burro un po' per volta e il sale. L'ho fatto andare altri 3 minuti, secondo me ci siamo. Faccio vedere. Ecco, il gancio ha deciso di suicidarsi. L'impasto è questo qua. Viene abbastanza duro, ok, però non troppo appiccicoso. Ok, questo è l'impasto. Dunque, l'impasto come vedete è abbastanza compatto ancora, non è proprio morbido. Bene, mi aiuto con un pochino di farina e lo lavoriamo un attimo con la mano, con le mani, così, tanto per dargli un attimo una forma e farle sentire un po' il calore umano, diciamo. Questo non farà mai frigorifero, è un impasto che lieviterà sempre al caldo, diciamo così, o a temperatura ambiente. Allora facciamo un attimo questo lavoro. Non esagerate con la farina quando fate questa operazione, mettete solo quella che è necessaria perché non appiccichi troppo. Ecco, lavoriamo diciamo un paio di minuti, io non so quanto si debba lavorare, lo sentite comunque perché inizia a diventare più morbido, inizia a diventare più compatto, cioè meno stracciato via perché è più compatto. Ok, a questo punto iniziamo la prima lievitazione. Come si fa la prima lievitazione? Semplicemente si infarina appena una ciotolina. Io uso questo di vetro perché lo controllo meglio, ma se volete potete usare il bicchiere dell'impastatrice e lo mettiamo sul fondo. Gli diamo un altro po' di farina qui, così per evitare proprio che si attacchi. Pellicola fatta proprio aderire bene. Gli diamo dei buchini, non troppi, 4-5, e lo copriamo con un panno pulito. A questo punto lo lasciamo dove l'abbiamo lavorato, immagino in cucina, e deve raddoppiare di volume. Quindi adesso guardiamo un attimo quant'è, è circa qui, deve raddoppiare. Ok, quindi diciamo a temperature di una cucina, diciamo in inverno un'oretta, però comunque sia ci può volere un'ora e mezzo, 45 minuti o 2 ore. Guardatelo, quando è raddoppiato facciamo la seconda parte della lavorazione, vi dirò quanto ci ha messo questo. A dopo. Rieccoci, allora è passata un'oretta e mezzo quasi, guardate come ha lievitato bene, che bellezza. Allora si fa una piccola lavorazioncina sul tagliere, dopodiché lo mettiamo a fare una seconda lievitazione nel pilottone qui. Dovrebbe venire via abbastanza bene dai bordi perché ecco, se è lievitato bene viene via abbastanza bene anche dai bordi. Ok, direi di sì. Per ora non ci metto niente sul tagliere, neanche la farina, mi sembra che sia decisamente non troppo appiccicoso. Allora adesso si fa così, si comincia un attimino a lavorarlo come si è fatto prima, si porta un po' i bordi verso l'interno, dai bordi verso l'interno, vedete, riperde subito l'aria che ha preso, no? Si verte dai bordi verso l'interno e li si gira un po', proprio come abbiamo fatto prima, li si dà un po' di forza, ok, perché comunque va lavorato come se fosse, diciamo, un pane. Ok, gli si ridà la forma come abbiamo fatto prima. Perfetto, e lo mettiamo qui dentro il suo contenitore. Ora lo spennelliamo per bene con del burro fuso, bene, abbondantino.
Questi contenitori qui si trovano in commercio, si trovano anche nei supermercati un pochino più forniti, se no su internet ci sono, semmai vi metto il link qui sotto di quelli che ho comprato io. Ora questi ho paura siano quelli più larghi che alti, ce ne sono alcuni sempre da 1 chilo un pochino più alti, che forse per questa operazione sarebbero stati migliori perché ti fanno fare più strati, visto che dopo andrà tagliato comunque farcito, però vedremo dopo la cottura come sarà venuto. Ok, allora ben spennellato di burro fuso, abbondante. Adesso aperto così senza chiudere né niente, lo facciamo lievitare fin quando non arriverà almeno al pari del cartone del pilottone qua. Io lo metterò nel forno a microonde, quello lì, così non prende tanta luce e rimane nella temperatura ambiente della cucina. Se aveste una cucina particolarmente fredda, accendete la luce del forno, solo la luce, e lo mettete dentro e lo lasciate il tempo necessario per arrivare al pari del cartone. Io credo che con questa temperatura ci vogliono almeno 2-3 ore, se non qualche cosina in più. Dopodiché forno 180 gradi, statico, 45 minuti di cottura. Poi va bucato con degli spilloni e messo a raffreddare capovolto, però questo poi dopo semmai lo vedremo. Quindi ci vediamo insomma tra diverse ore. Ok, allora il nostro fantastico panettone l'ho sformato, c'ha un profumo incredibile, mamma mia, è morbido e soffice. Allora lo dobbiamo rompere la carta, perfetto, dovrebbe venire via abbastanza bene, esattamente, guardate che bellezza. Allora adesso c'è la parte più difficile di tutti, questo va tagliato in maniera tale da lasciare, diciamo, uno zoccolino finale, il cappello, e nel mezzo bisogna fare tante fette quanti diciamo tramezzini vogliamo fare. Io farò 3 strati, quindi 3 coppie diciamo di fette di pane che comporranno i 3 piani di questi mega tramezzini. Allora cominciamo il taglio. Ok, allora questa è la base, prendo un piatto e lo mettiamo qua, vedete dentro com'è? Ora questi sono i segni degli stecchi che ho usato per farlo asciugare al contrario, ma comunque è veramente sofficissimo, ha un profumo incredibile. Allora adesso procediamo facendo le fette, non vanno fatte né troppo alte né troppo basse, mettendoci poi dopo le salse si bagnerebbero troppo e rischiano anche di impregnarsi, non avere più la struttura. Troppo alte poi mangi solo pane e non è buono, quindi è veramente difficile questa operazione. Facciamo diciamo circa un dito di spessore. Ok, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Quindi a questo punto, levato il sotto, viene 1, 2, 3 piani più il cappello, che è più decorativo che altro, però se me ne messo in tavola magari con altre pietanze, altre cose, anche questo può essere usato per mangiare, per fare un po' di scarpetta, per aggiungerci qualche salsina o qualcosa. Procediamo con la farcitura. Allora eccoci alla farcitura. Dunque, per il primo strato, quello più in basso, ho pensato di fare una salsa tonnè. Ho già fatto la maionese, vi rimetto qui il link, e poi c'è il tonno, capperini che ho dissalato, delle acciughe e un uovo sodo. Basta, non serve altro per ora. Dunque prendiamo l'ultimo piano e lo mettiamo in un piatto pulito. Poi ci prendiamo gli ultimi 2, allora faccio un piccolo inciso. Dovete lavorarli
in questa maniera separata, se no fate come fece la mia mamma qualche anno fa, che farcì ogni piano, praticamente venne una sorta di grattacielo in cui ogni strato aveva qualcosa, era praticamente un mega tramezzino alto 20 cm, impossibile da mangiare. Quindi per evitare di fare, che poi dopo è semplice sbagliare, vi consiglio di lavorarli così, come se fossero dei tramezzini a sé stanti, dopodiché si ricompone. Quindi per il momento però lo metto un attimo da parte e facciamo la salsa. Allora, nel bicchiere si mette il tonno, poi ci si mette un po' di caperini, non ne ho messi tanti perché comunque è già abbastanza saporita, e un po' di filettini d'acciuga. Ok, e poi ci si mette l'uovo. Gli do una frullatina solo al tonno, insomma agli altri ingredienti, poi dopo ci aggiungo la maionese, non voglio che la maionese mi si scaldi in questa fase. Allora, quando il tonno sarà della consistenza di un patè, diciamo, ci si aggiunge un paio di cucchiai di maionese, poi semmai dopo si aggiunge lavorandola. Ok, secondo me ci siamo, e l'assaggio per sentire se fosse troppo salato o troppo poco salato. Buonissimo, eccezionale. Ci aggiungo un altro po' di maionese e si riassaggia, ma questa è una scusa. Buonissimo. Allora, come dicevamo prima, parte sopra, parte sotto. Ci versiamo un po' di questa fantastica salsa e poi la livelliamo un attimo. Io qui non ci aggiungo altro perché è già bella saporita questa salsina che abbiamo fatto. Se vi piace aggiungere un uovo, dei caperini interi o quant'altro, io non ci metto niente, cerco di lasciare tutto che sia morbido, al dente, al taglio e quant'altro, perché comunque deve venire una sorta di tramezzino, deve essere difficoltoso a mangiarsi. Cerchiamo di rimetterlo nel verso corretto, che dovrebbe essere questo, sembriamo essere in pari, quindi direi di sì. A questo punto qui abbiamo la nostra base, come che abbiamo lasciato prima, e si mette il primo strato. Sembra aver lavorato anche abbastanza benino. Ok, a questo punto procediamo col secondo strato. Eccoci allora al secondo strato. Ho pensato di fare una crema di prosciutto cotto e formaggio fresco spalmabile. Allora, prendo un altro bicchierino. Questo prosciutto cotto è un pezzettino di spalla di quella da affettare che tengo sempre in casa perché lo uso principalmente per fare da mangiare, ma per questa preparazione è perfetta perché va frullata. Allora la faccio a dadini solo per agevolare la frullatura, perché comunque appunto facciamo un patè, quindi deve venire proprio frullatissimo. Ok, e allora vado a frullare. Ecco fatto. Allora, una ciotolina. Ok, a questo punto ci aggiungo una vaschetta intera, una confezione intera di formaggio fresco, vediamo se basta, se no, e un po' di noce moscata. Allora, ho recuperato una spatolina perché con la forchetta non mi riesce. Ok. Oh, ora sì. Allora, assaggio un secondo. Buonissimo. Ci aggiungo un po' di noce moscata perché mi piace tanto, quindi mi piace un po' percepire l'aroma. Ecco, vedete come deve venire così, in composto. Ok. Allora, come prima, stesso discorso, prendiamo due strati. C'è un profumo, sto panettone quasi copre il profumo del prosciutto. Ok, questo è il sotto, quindi distribuiamo una bella quantità generosa. Calcolate che il panettone è c'è molta mollica, quindi un po' di condimento ci vuole, e in più già di per sé ha un suo gusto, per cui la farcitura deve essere abbondante secondo me. Poi anche lì si va a gusti, se vi piace più il pane. Questi strati di patè, diciamo così, servono anche a mantenere l'integrità. Se faceste un panettone magari a 4 strati perché avete lo stampo quello più alto, vi conviene alternarli, vi conviene fare lo strato più in basso sempre di un patè tipo questo, magari un piano intermedio con qualcosa più in rilievo, non lo so, un'insalata russa o delle fette di prosciutto, avocado, quello che ci mettete, poi un altro strato di crema e poi in cima mettere quello che è meno stabile di tutti, così che poi dopo viene appoggiato soltanto al cappello sopra e siamo sicuri
che non frani. Richiude come starebbe così. Ok, vedete? Pane. 2 fette di pane vuote si devono sempre baciare, altrimenti dopo non si riesce proprio neanche a sfilarlo. Allora, più impari e meglio è. Mi sembra per ora si stia andando abbastanza benino, ma abbiamo sempre l'ultimo strato per rovinare tutto. Preparo l'ultimo strato. Allora, per l'ultimo strato ho pensato di fare burro salato e salame ungherese. Ho preso quello ungherese perché c'è la paprika e quindi è un pochino più aromatico degli altri salami. È un'indicazione, questo è a gusto personale, metteteci pure il salame che preferite o un altro tipo di affettato, o insomma la farcitura poi è veramente personale. 2 fette. Il burro l'ho tirato fuori un po' di tempo fa, spero si sia un po' ammorbidito. A stenderlo un attimo, facciamo così, quello che si chiama burro pomata. Cioè si tiene proprio nella mano così, in maniera da scaldarlo e si lavora un attimino. Vediamo se dito l'effetto desiderato. Sì, direi proprio di sì. Perfetto. Ovviamente ho cercato di fare un qualcosa che fosse un pochino più, diciamo, diverso dal solito. Voi sbizzarritevi e anzi fatemi sapere nei commenti come l'avete farcito quando e se lo farete. Allora cerco di livellarlo un po' con il coltello, soprattutto arrivando vicino ai bordi perché la fetta sia condita dal bordo al centro in ugual misura. Non mi piace quando trovo, come si trova spesso purtroppo, il bordo che non è stato condito, il condimento è tutto nel centro, quindi dopo i primi 3 morsi praticamente si mangia solo pane. A questo punto ci si mette le fettine di salame, però lo salame non mi dà tanta fiducia, volevo fare un test, era solo una scusa ovviamente. Sempre per il discorso dei bordi, quando arriviamo in fondo io ci metto sempre un richiamino così a chiudere quelli che possono essere rimasti angoli scoperti in questa maniera. Ricomponiamo questo, direi così. Ok, a questo punto abbiamo 3 bellissimi strati. Il risultato finale sarà questo, molto bello. Questo è un centro tavola, poi ora lo tagliamo, viene proprio bellino davvero. E poi abbiamo bisogno di questi spiedoni, diciamo così, di legno, tanto non devono fare grosse cose. Così e 4. E così lo dividiamo con 2 tagli soltanto in 4 fette. No, sono tentato di rimetterci questo qui sotto. Sì, secondo me conviene rimetterci questo qui sotto. Allora, se no non regge. Quindi praticamente con un semplicissimo taglio a croce noi dobbiamo andare a tagliare tutto. Vi consiglio di utilizzare un ottimo coltello per il pane, seghettato. Se ci sono allergie o qualcosa di qualcuno dei commensali, attenzione perché facendo il taglio così praticamente si passa tutti gli strati. Quindi o non ce lo mettete proprio, che è sempre la cosa migliore, oppure dovete tagliarlo separatamente quella sezione. A questo punto ci si rimette sopra il cappello intero e poi si prova a rimetterlo. L'ho vista complicata, quindi codardamente ho preso la spatola per la pizza per fare questa operazione, perché ecco, il bello del panettone così è proprio che sia tutto intero. Ecco qua. Allora io direi che faccia la sua bellissima figura. Poi una volta che lo portate in tavola semplicemente levate gli stecchini e il cappello poi è solo appoggiato sopra e si possono levare le fette, ma farò sicuramente un assaggio, quindi metto un attimo a posto. Ok, quindi come nella migliore delle tradizioni mi sacrificherò con un assaggio. Allora facciamo così: alzo questo, levo uno stecco e prendo un piano, vedete? Dopo rimane tutto così. In questa maniera ogni persona può prendere uno strato senza disastrare tutto il panettone. Ora questo è anche grande, quindi sicuramente dopo lo taglierò ancora in altre 2 parti in maniera tale che venga uno spicchio, diciamo in questo modo. Questo è quello con il burro e il salame ungherese. Buonissimo. Allora, il panettone è spettacolare,
veramente spettacolare. Il burro e il salamino poi, quelli sono buoni anche messi sulla tovaglia. Fatelo, fatemi sapere come vi viene, fatemi sapere le vostre idee, mettete magari un bel like sotto la ricetta. Buone feste e alla prossima!